Oggi vediamo una delle domande, anche in questo caso più richieste di sempre. Ho già fatto un video che è sul mio corso, più un altro che è questo riguardo le DV Collectors e le DV Performance, chiaramente le differenze. Ma mi tocca fare un altro video perché le richieste sono sempre tante. Quindi oggi facciamo anche un test sonoro. Chiaramente parleremo di che cosa succede se compro un super kit che costa x mila euro, oppure un kit standard, oppure un kit medio. Quali sono veramente le differenze? Perché dovrei scegliere questo piuttosto che quell'altro? Quale scegliere? Quindi adesso andiamo a vedere sempre con tranquillità, vi mettete comodi, perché come sapete qua si parla e soprattutto si testa, e ho fatto un sacco di bei test durante le scorse settimane che oggi vi andrò a riportare, quindi mettetevi comodi, auricolari, cuffie, con tranquillità. Allora, oggi andiamo a testare un tom da 12 di una DV Collector Exotic, hardware nickel addirittura, quindi la batteria DV quasi in pratica, no senza quasi, più costosa che c'è, e una performance. Vi faccio sentire le differenze fra due tom, chiaramente sempre accordati identici alla stessa maniera, non simili, identici, perché con il metodo che uso io per accordare sono esattamente alla stessa tonalità, stessa tensione, chiamatela come volete, e vi faccio sentire che cosa succede proprio col colpo singolo, andiamo ad esaminare e poi dopo andremo a discutere perché e per come diciamo ci sono delle differenze fra i due tom sia di costo che di suono. Intanto mettetevi le cuffie con calma e sentitevi, magari risentitelo un paio di volte, le differenze di suono fra questi due tom. Allora, calma, un passo per volta, adesso andiamo ad esaminare ogni cosa come sempre. La differenza c'è, non c'è, l'avete sentita, quello me lo farete sapere. Io cosa ho fatto? Questi sono due tom che ho nel negozio in cui lavoro, le batterie non sono mie, e li ho tenuti montati per 2 settimane su un supportino, uno a fianco all'altro, sempre accordati alla stessa maniera. In questo caso ci sono le pelli DV originali sia sopra che sotto, e ho usato nel test la stessa pelle, addirittura proprio per evitare anche lo stesso cerchio che è il cerchio nero della DV Exotic, proprio per evitare qualsiasi differenza, stesse pelli e stessa accordatura. Li ho tenuti montati e li ho fatti sentire, diciamo, rappresentanti, amici, clienti, chi so che è più esperto, chi so che è un pochettino meno esperto, e chi più chi meno ha notato le differenze. Che cosa succede? Quando noi andiamo ad acquistare una batteria fatta su misura, dove c'è dietro un certo studio, un certo intreccio di legni e cose varie, questo vale un pochettino per tutte le marche e per tutti i campi, come poi vedremo anche dopo. Andiamo, oltre a pagare la customizzazione, andiamo a pagare tutta la ricerca che c'è dietro. Che cosa succede? A livello sonoro, quando andiamo a prendere uno strumento custom, come in questo caso la Collectors Exotic, poi Exotic è solamente la finitura, o la Performance, la DV Collectors è un pochettino più dritta, ha un suono più preciso. La DV Performance non è che fa schifo, cioè capiamoci, perché spesso vedo in giro, sento delle cose. È una batteria americana costruita sempre nella stessa fabbrica, ma chiaramente è una batteria standard fatta per abbattere i costi. La fanno in serie con 8 o 9 colori disponibili, e a livello sonoro la differenza c'è, ma non è eclatante. Il suono, come sentite, se chiaramente avete messo le cuffie o sentite con calma in un impianto decente, il suono è un pelino meno, più altalenante, via, un suono un pochettino più confuso. Questa è una cosa che si sente sia nel contesto, sia quando li andiamo a sentire da soli. È chiaro che se andate a suonare una batteria in un contesto live, a voi che suonate non vi cambia sicuramente la vita. Certo, avere un suono più preciso è una cosa molto molto bella, soprattutto quando abbiamo gli in-ear, però in mezzo a tutto qua in Romagna, diciamo, il boliro di roba che c'è, sicuramente non è una delle cose a cui prestare la minima attenzione. Ci sono tante altre cose on the road che sono molto molto più importanti. Però chi vede la differenza è quello che sta ai pommelli di fronte a voi, il fonico, il nostro carissimo amico fonico, che è il quinto elemento di una band, come sempre si dice se la band è in quattro.
Vi racconto un breve aneddoto che riguarda una chitarra, per farvi capire meglio, di un chitarrista molto famoso italiano, non sto a dire nomi perché non sta bene. È successo che eravamo in questo contesto live dove lui era in acustico, io ero in regia col fonico, dovevo fare una performance mia, insomma, vabbè. E ero in regia col fonico, questo cantautore porta la sua chitarra, iniziano a fare il soundcheck, sta chitarra non andava, era una chitarra diciamo di medio livello, niente di che, andava bene, però una chitarra di medio livello, insomma. È andata a finire che un suono, il fonico l'ha tirato fuori. Ci ha messo mezz'ora quasi per fare il suono della chitarra, però l'ha tirato fuori. A un certo punto si gira verso di me e mi fa, beh, io qua ho finito gli equalizzatori. E questo cosa sta a significare? Che la chitarra era un po' altalenante, non aveva delle note ben precise, non era dritta, non usciva, l'ha dovuta spippolare lui. Chiaramente poi un suono decente è uscito, però lui ha sprecato mezz'ora del suo tempo quando magari aveva già una chitarra che suonava bene ed era a posto, era diciamo con le frequenze giuste, chiamiamole. Faceva prima. Ha dovuto togliere un sacco di roba brutta che fuori non suona bene, pompare della roba che fuori invece piace, che però magari lo strumento non ha. E mi viene in mente adesso quando ho fatto la comparazione fra il mio Tama Bell Brass e l'altro Savage, che hanno il fusto leggermente diverso, anche la profondità, però il Bell Brass aveva un attacco che l'altro magari non aveva, ne aveva meno. Non è che suona male, sono semplicemente due cose diverse. Allora Daniele in studio mi ha detto, beh, quella ciocchina lì, noi la chiamiamo, su quei 5-6 mila, insomma, dà una mano, se vuoi che il rullante esci di più, se tu gli fai un piccolo bump su quella frequenza, chiaramente esce, però la frequenza ce la deve avere lo strumento, se non ce l'ha puoi fare anche un più 10, 10 dB insomma su quella frequenza, ma se non c'è, non c'è, e questo è il fatto, quindi si tratta di avere le frequenze giuste nel punto giusto. Dopo tutta sta pippa, qual è la storia? Dipende da voi che cosa vi interessa avere e che cosa ci dovete fare. Perché a questo punto vi faccio anche sentire, no questo lo facciamo dopo, vi faccio anche sentire la differenza fra tre Tom Gretsch, visto che ci siamo, questo sarà un video un po' lungo, tre Tom Gretsch da 13, partiamo da un Renault Maple, che è sempre natural, fusto un pochettino più spesso rispetto al secondo, che è l'USA Custom, e poi l'ultimo tom è un vintage anni 80, che è questo, esattamente, che vedete qua, sempre 13x9, il fusto è leggermente più sottile anche rispetto alla USA Custom di adesso. E ve li agevolo e poi dopo ne parliamo. Anche qua le differenze sono sempre le solite, magari qualcosina in meno fra la serie Renault e la serie USA Custom. Questa è una serie Renault, adesso non ce l'ho qua, non è la prima, è una serie comunque sia di 7-8 anni fa, ecco, che aveva sempre il cerchio die cast, in pratica da di fuori sembra quasi una USA Custom, ma il fusto era un pochettino più spesso ed era prodotto in Oriente, non è una batteria americana. Anche in questo caso la batteria va benissimo, sempre per quello che costa, cioè veramente spacca, dipende poi dopo voi che cosa volete fare. Ma a questo proposito ho qua il mio listino personale, perché facciamo una botta di conti, come diciamo, perché c'è sempre chiaramente il prezzo oltre alla qualità. Ritorniamo un attimo indietro alla DV Exotic DV Performance. Allora, facciamo conto di avere un kit 10, 12, 16 e 22, classico diciamo che va adesso, e questi sono bene o male dei prezzi che ho tirato giù, in vigore diciamo attualmente euro più euro meno, dipende dai momenti, negozi, cose varie, febbraio 2020 insomma. Facendo un 10, 12, 16, 22 DV Exotic, in pratica il tom della batteria che vi ho fatto sentire costerebbe, siete seduti? Io sì. 8.200 euro.
fermi, aspetta, non cambiate canale, aspetta un secondo. Vediamo tutte le varie storie. Qui c'è anche l'hardware nero che ha un supplemento del 10% su DV. In pratica sarebbe 7450, 10, 12, 16, 22 Exotic. Però che cosa succede? L'Exotic è, non lo so, andate alla Jaguar, dammi la macchina più bella che hai, insomma, voglio metterci tutto, super pelle, super tutto. Però se noi prendessimo una DV tipo una Satin Oil, che è la verniciata più economica, oppure una finish ply che è la ricoperta, che vanno benissimo in tour, che sono un po' più strong, un po' più resistenti, in pratica avremo le stesse caratteristiche ma meno colpo d'occhio, meno venature particolari, cose varie, e andremo a spendere circa 4.400 euro. Siamo in pratica quasi alla metà dell'altra per avere in pratica lo stesso risultato sonoro, perché lo strato esterno del fusto, come tanti hanno detto e si è sempre visto, influenza veramente il suono in maniera percentuale minimissima proprio. 8.000, vabbè 7.500 senza contare l'hardware nero per la Super DV Exotic, mentre per una DV standard, sempre Collector, sempre stessa serie, Collectors 4.380, ecco, 4.400, via, arrotondiamo. Mentre per la DV Performance, sempre stesso kit, 22, 10, 12, 16 floor, abbiamo un 2.400 euro per una batteria sempre verniciata, perché ricoperta costa qualche centinaio di euro in meno, mi sembra 2,50, roba del genere. Vabbè, comunque abbiamo 2,4, quindi anche qui andiamo a dimezzare ulteriormente il costo. Ora, quale scelgo, quale non scelgo, vale la pena, non vale la pena? Veramente, ragazzi, dipende da voi. Dipende in primis da che cosa ci dovete fare e quanti soldi volete investire in questa cosa, perché se uno dice voglio farmi la batteria della vita, voglio farla come mi pare a me, terrò questa, perché in questo momento storico, diciamocelo, abbiamo degli strumenti della Madonna che costano anche il giusto, come per esempio la DV Performance, che ve lo portate per tutta la vita, non come quell'affare con cui sto registrando. Non voglio fare il vecchio adesso che costa 1.000 euro e fra 2 anni ne vale un terzo, con 1.000 euro ci compri un Black Beauty, che fra 20 anni è ancora lì che si prende le legnate tranquillamente e suona da paura. Però in questo momento storico, negli strumenti musicali, insomma, non lamentiamoci, perché veramente abbiamo anche delle Tama Superstar a 1.000 euro che spaccano veramente, cioè, veramente, possiamo fare quello che ci pare, non possiamo lamentarci. Abbiamo degli strumenti della Madonna, dei prezzi super vantaggiosi e che durano una vita, anche da tutti gli esperimenti fatti negli anni 60, 70, 80, dove l'hardware faceva schifo, le batterie suonavano poco. Adesso siamo ad un livello pazzesco. Quindi qua dipende, se ci andate a suonare nel pub, la usate come batteria da battaglia, da trasporto, insomma, magari non vale nemmeno la pena spendersi tutti questi soldi, andare sui 4-5 mila euro, perché l'altra batteria va stra mega bene. Dipende, se registrate in studio, l'altra, essendo più dritta, essendo in una certa maniera più composta, ecco, a livello sonoro, sicuramente vi dà una mano. Inoltre potete customizzarvi le misure, potete fare quello che vi pare quando vi fate su DV una Collectors, oppure pigliate una standard, perché la standard, chiaramente fatta, come ripeto, per abbattere i prezzi, ha certe misure, certe finiture, stop, non potete fare la cassa 20x10, sulla Collectors sì. Mentre su Gretsch, guardiamo 2 prezzi dal mio listino, una USA Custom 10, 12, 16, 22, andiamo sui 4.250, costa in pratica come una DV Satin, sempre a parità di finitura, siamo sempre verniciato sul satinato. Mentre la nuova Renault che c'è adesso, si chiama RN2 mi sembra, che non ha più i cerchi da e-cast, però vabbè, è sempre una Renault e non è come quella che ho provato io, va sui 1.550. 10, 12, 16, 22, quindi una batteria veramente della Madonna. Mi ripeto, anzi ve l'ho appena detto, non mi ripeto, sennò poi mi dite che ripeto sempre le stesse cose. Però purtroppo c'è qualcuno che è decoccio perché mi fanno sempre le stesse domande. Ma vabbè. Anche qua abbiamo, insomma, dai, una batteria che qualità-prezzo va benissimo, cosa vogliamo dire? Questo è quanto, insomma. Quindi spero che con questo video chiudiamo l'argomento batterie pro, batterie standard, batterie medie. Spero vi sia servito per capire ancora meglio come funziona un attimo la storia. Non ho trattato il vintage, altrimenti veramente stiamo qua a mezza giornata. Lì è ancora tutto un altro feeling, un altro suono, perché si parla di robe di un'altra epoca. Guidare l'Alfa degli anni 70, guidare l'Alfa di adesso, 2 esperienze completamente diverse, ti portano allo stesso punto,
ma in due modi diversi. Quindi decidete voi, veramente, in base a tutto quello che vi ho detto, andate a provarle sempre, i negozi sono fatti apposta, non fateli sparire perché altrimenti sono veramente su una cosa come, diciamo, di feeling come lo strumento musicale, senza provarlo, raga, non è un frullatore. Quindi dovete veramente provarlo e sentire che cosa ha da dirvi perché vi esperimenti con lo strumento. Basta, ci vediamo alla prossima, a presto.